Benvenuti al Museo Glauco Lombardi di Parma. Io sono Francesca Sandrini, sono molto lieta di accogliervi oggi in questo museo che costituisce un piccolo scrigno dedicato alla storia ducale della città tra 7 e 800. Il museo deve il suo nome alla figura di Glauco Lombardi, un collezionista nato sul finire dell'Ottocento che ha dedicato la sua esistenza a raccogliere quello che restava del passato ducale di Parma. Ma la figura guida di questo luogo è Maria Luigia d'Asburgo. Spesso questo museo è infatti conosciuto anche come Museo di Maria Luigia, per cui è a questo personaggio e alla sua storia che dedichiamo adesso questa nostra visita. Vi accogliamo nel Salone delle Feste, che costituisce l'ambiente più rappresentativo del Museo Glauco Lombardi, un meraviglioso salone decorato a stucchi della seconda metà del Settecento che ci ricorda come il museo abbia la sua sede in un edificio legato alle funzioni di corte. Siamo infatti all'interno del Palazzo di Riserva, grande blocco parallelepipedo che occupa la porzione centrale di Parma e che in origine era legato al Palazzo Ducale della città, oggi distrutto. Il Salone delle Feste è dominato da questa grande tela ufficiale che raffigura Maria Luigia imperatrice. È il quadro più iconico, più identitario del museo, che ci racconta il ruolo di Maria Luigia quale imperatrice di Francia, moglie di Napoleone Bonaparte. Un quadro realizzato all'indomani della nascita del re di Roma e infatti ai suoi lati possiamo vedere la composizione della famiglia imperiale, Napoleone Bonaparte in ritratti di grande pregio, di cui uno di François Gérard, e al suo fianco una immagine del re di Roma, Napoleone Francesco, unico figlio della coppia, figlio amatissimo da Bonaparte, ma alla fase impero e al lusso che Maria Luigia trova in Francia nel momento in cui diventa moglie di Bonaparte, allude principalmente uno degli oggetti forse più particolari del museo. Mi riferisco a questo grande mobile centrostanza. Il suo nome alla francese è Corbeille de Mariage, cesto di nozze, un grande contenitore in legno e bronzi dorati destinato a contenere una parte minima in realtà dei tanti doni che Napoleone aveva destinato alla sua giovane sposa. Uno dei simboli tutt'oggi molto amati della città di Parma è costituito dalle violette, un fiore che viene legato con precise basi storiche alla figura di Maria Luigia d'Asburgo, un fiore che lei coltivava, che essiccava, che dipingeva, che conservava, che riproduceva anche a ricamo piuttosto che in pittura. In questi mazzolini, tra le foglie e i fiori di violette, si nascondono enigmatici i profili di Napoleone, di Maria Luigia e del re di Roma. In questo museo noi troviamo non solo la duchessa, ma soprattutto la donna, la madre, la moglie, di cui possiamo apprezzare le tante occupazioni e gli infiniti interessi che rivivono attraverso gli oggetti esposti. Dal ricamo, di cui sono conservate infinite testimonianze, sete, aghi, nécessaire, scatole per cucito, alla pittura. Maria Luigia era una bellissima acquerellista e paesaggista e sono decine gli acquerelli che raffigurano le vedute di luoghi da lei frequentati, da lei vissuti, così come possiamo vedere gli strumenti con cui venivano realizzati, tra cui questo nécessaire da pittura e nello specifico da acquerello, uno dei tanti che possedeva. Nella parte inferiore una cassetta da pesca, altra attività praticata, seppure non con la stessa frequenza della pittura, cui dobbiamo in realtà affiancare poi una grande passione per la musica, per la scrittura e per la lettura. Durante i viaggi Maria Luigia portava con sé tutta una serie di nécessaire per assecondare le sue passioni o le sue esigenze. Tra questi, uno dei più significativi e completi che il museo ospita è costituito dalla farmacia da viaggio. Grande bauletto, particolarmente composito, costituito da arnie e da cassetti, all'interno dei quali erano conservati tutti i rimedi medicinali, ma rimedi anche omeopatici che la scienza medica del tempo poteva offrire. Questa cassetta venne realizzata negli anni dell'impero, come testimoniano ancora le armi e la corona napoleonica, ma continuò a essere utilizzata da Maria Luigia per tutto il suo ducato fino alla sua morte.
Tra le eredità più importanti e rappresentative che Maria Luigia ha lasciato alla città dobbiamo necessariamente ricordare il grande cantiere del Teatro Ducale, quello che andò a costituire l'opera forse più identitaria della città e che oggi appunto conosciamo come Teatro Regio. Fu volontà della duchessa, grande musicista, che suonava il fortepiano, l'arpa, la chitarra, a decidere di avviare questo grande cantiere nel 1821. Doveva essere sostituito il precedente Teatro Ducale di fine Seicento, che si trovava proprio all'interno del palazzo in cui noi siamo oggi, il Palazzo di Riserva, e che venne soppiantato dal 1829, esattamente da maggio, quando il teatro viene inaugurato, appunto dal Teatro Ducale della città. La competenza di Maria Luigia nel campo musicale trova espressione anche nelle accademie musicali, concerti che Maria Luigia proponeva a corte regolarmente durante il suo ducato, ma si esprime in ugual maniera nel sostegno dato a tanti musicisti. Non dimentichiamo che proprio alla duchessa il compositore Giuseppe Verdi nel 1844 dedica la riduzione per canto e pianoforte dell'opera I Lombardi alla prima crociata. All'intensa attività edilizia di Maria Luigia vogliamo affiancare anche la fondamentale attività culturale promossa nel Ducato dalla sovrana e che trovò nella figura di Paolo Toschi, incisore, presidente e direttore dell'Accademia di Belle Arti, il personaggio guida e chiave di tutte le sue scelte. Gli argomenti che potremmo affrontare all'interno del museo sono ancora tanti e variegati, per cui quello che possiamo fare è di invitarvi a visitarci, a venire a conoscere la figura di Maria Luigia, ma anche ad assistere alle tante iniziative che il museo propone, conferenze, incontri, visite guidate, ma anche concerti, per cui molto volentieri vi aspettiamo a Parma. Opera streaming in the heart of